Raccontami un po' la storia di sto posto qua, sono curioso. Guarda, la parete dell'Alnasca, secondo me, sulle pareti alpine è veramente un gioiello nascosto. Cioè, hai visto un po' che paretone che è? Sì, infatti. E il bello è che non la conosce nessuno, cioè è incredibile che non è una parete famosa, no? Cioè tu la conoscevi? No, che te lo prima dicessi? che mi dicessi te, in realtà no, devo essere sincero. È incredibile perché comunque una parete così di granito di 500 metri, dritta, verticale, non è che ce ne sono proprio così tante da noi sulle Alpi. È vero. E il bello anche che la roccia, vedrai poi domani, è anche bella lavorata di solito, non sempre. Ci sono anche robe lisce. Sì, ci sono dei punti dove anche se è ripida è stralavorata e altri invece, soprattutto all'inizio, che bella liscia. E niente, alla fine, cioè, io qua in Ticino ho sempre scalato e in Ticino questa qua è proprio un po' la regina delle pareti. Cioè, c'hai tante pareti belle e dove ho anche aperto vie ripetute, insomma la roccia è sempre bella dappertutto, però questa qui è la parete un po' più bella. Il poncione d'Alnasca si trova in cima alla Val Verzasca, sono 1300 metri a piedi per arrivarci, quindi si trovi per camminare ancora un pochino alto. È una bella salitona che ti devi guadagnare a poco in un ambiente stupendo. Fuori dal bosco, adesso poi un'oretta fino sul alpeggio. Sempre ripida così comunque. Prima sei nel bosco, dopo esci in questa radura bellissima fino a quando arrivi al bivacco Scorpio, che è in un luogo panoramico con una visuale incredibile sia sulla parete che su tutta la valle. Qua si vede bene. Allora, praticamente attacca là dove c'è l'ombra, a sinistra delle colate nere. Ok, quella colata lì. Sì, poi vai subito dove c'è la colata e poi c'è il tiro che attraversa la colata, quello che ti dicevo che fosse era bagnato. In quella zona lì un po' in ombra, diciamo adesso. Sì, sì. Ho pensato ad Ale perché ci eravamo già conosciuti un po' qualche volta in altre occasioni e insomma comunque mi piaceva il suo modo di andare in montagna, di scalare, le scelte che faceva, no? E allora, visto che appunto per questa via io ci avevo provato tante volte nel 2018 e non ero riuscito, ho detto cavolo, voglio invitare qualcuno di giovane in gamba più forte di me e vedere un po' come va. Ho iniziato come arrampicatore su roccia e poi c'è stata sta parte della mia vita in cui andavo a fare le gare e adesso mi piace appunto dedicare tutto il mio tempo, tutte le mie energie, specialmente a far via in montagna, per vivere a contatto con la natura e vivere belle esperienze. Poi con gli anni diciamo che non era più semplicemente appunto solo un andare in montagna per fare delle vie, ma è diventata proprio una passione finché appunto è diventato anche il mio lavoro e sono professionista. E penso che l'arrampicata sia fatta un po' di stagioni, ecco, c'è un periodo in cui
in cui ci sono le gare è un periodo in cui appunto vuoi sperimentare e fare delle cose nuove, ecco. L'aveva andato 7A questo tiro. Ok. 50 metri, Ah, forse anche bello lungo. 55, sì. Serve qualche freno nella parte finale, mi sembra l'1 e il 2. Ah, perfetto. Pronti? Ale. Visto che Ale è l'ospite, ha iniziato lui a attaccare la via, ha aperto le danze, ha salito questo bellissimo primo tiro e da qui andremo avanti a comando alternato. Questa via ho iniziato ad aprirla nel 2015 insieme a Luca Guadri e David Bacci, i miei due buoni amici con cui scalavo e scalo tuttora spesso. Avevamo visto la possibilità di aprire una linea sul lato sinistro della parete dove c'era ampio spazio per fare qualcosa di nuovo e per noi l'Alnasca era una bella sfida perché comunque è una big wall, è un po' la regina delle pareti del Canton Ticino. È una parete che abbiamo sempre visto anche con un certo timore. L'apertura è durata 2 anni, spalmata su periodi di tempo di 2 giornate ogni volta, quindi noi andavamo 2 giorni in parete, poi tornavamo a casa e poi ne facevamo altri 2, ci alternavamo un po', io, Davide e Luca, e in totale mi sembra che abbiamo passato 10 giornate per raggiungere la fine della via e la cima del Poncione d'Alnasca. Bella Matte. Il primo è andato, È il primo andato? com'era? Figo cavoli. Ok, quindi questa è la mia, Mhm. questa qua possiamo levare, tanto non serve a niente. Pattino. Terminata la fase di apertura è iniziata quella di provare a liberare i tiri. Sono tornato in parecchie occasioni, in particolare nel 2018 ho investito davvero tante giornate con un sacco di amici a provare a liberare tutta la via e c'ero arrivato molto molto vicino, mi mancava solamente un tiro per la salita in libera, un tiro che mi era sfuggito, che mi manca ancora e che è nella parte alta. Ok, allora, mi tieni un attimo. Ok, allora adesso questo qua è il famoso tiro bagnato. Abbastanza, sì. C'è un lancio e la presa di arrivo è proprio bagnata, vediamo se si riesce a fare o no. Ok.
Ale. Ale. Dai, buono! Minchia, sei arrivato già su, eh? Ale. Dai, dai! Madonna, ce l'avevi quasi, mo. È bagnata totale. Ale! No! Dai! Ale! No! Dai! Dai, sì! Yes! Grande! Sì, grande. Dai! Yes! Ok, allora, montaggio della storage. Superata la prima parte della via, arriviamo alla Cengia mediana, dove iniziamo ad allestire il bivacco per riposarci un po' a recuperare le energie. Butta il 5 stelle, dai. Ah, una pennichella. Non è male. Ci aspetta quello che è il tiro più duro, quello che proprio non ero riuscito a fare nel 2018. Questo tiro è un tiro che nel complesso abbiamo valutato di 8 a più, con un passo di boulder in mezzo veramente duro, che mi ha richiesto tanto tempo per poterlo decifrare e che mi respingeva sempre. Mi sa che scendo. Invece alla fine questa volta ce l'abbiamo fatta. Prima è salito Ale, che l'ha liberato passeggiando con grandissima classe e scalando benissimo, e poi è successo qualcosa e è toccato anche a me liberarlo, non mi sembrava vero. Arriva il buio e siamo già messi abbastanza bene, perché abbiamo salito 2 dei 3 tiri duri della via, ci manca solo il 10°, l'ultimo tiro chiave. Allora questa cena ce la siamo meritata o no? Beh, direi di sì, dai. La giornata è andata bene. Boh, cosa dici? Risotto o polenta? Iniziamo a fare un risottino che sporca meno. Sì. Olè. Vediamo di non sprecarla, che è preziosa questa. Il secondo giorno ci aspettano i tiri centrali della via, che sono forse anche i più belli, quelli dove la roccia è più compatta. Ci aspetta anche il 10° tiro, che è il tiro chiave della via, quello con questo movimento particolarissimo verso sinistra, un vero e proprio salto della fede, dove bisogna crederci e dare tutto. Ale Matte, dai là! Ale!
Dai, salta, deciso, Ale! Dai! Bene, bene! Grande! Bisogna fidarsi, bam e via, volare. Pam! Che roba. È una figata. Downwall! Trovare una roba così in una via è una roba veramente particolare. Ok, quando Pronti? vuoi. Pronti, via. Ale, alza la mano destra un po', ecco, poi su di sinistro lì. Ok. Piglia la fessura! Ecco. Esatto. Subito! Bravo! Ale! Grande! E qui si chiude il nostro cerchio. Un cerchio iniziato 5 anni fa con l'apertura di questa via con due grandi amici. Un cerchio andato avanti per tutti questi anni provando la via. E finalmente un cerchio che si è chiuso oggi con Ale, un nuovo compagno con cui ho condiviso una bellissima salita. Buona, grande Ale! Grande anche te. Andiamo su fino alla croce. Sì. Adesso bisogna andare Vetta! Piaciuta la via? Questo posto qua è bello. Mamma mia, magnifico. Dopo magari ci sono maniere più facili per arrivare su, no? Beh, merita arrivare su e toccare la croce, Bene, adesso possiamo dire che più su di qua Puoi scalare la croce? non si può arrivare. Bella. Grande Ale! Ah, che figo. Bravo! Ce la siamo goduta. Ma che figata di posto! Guarda, veramente una corona in montagna a 360 gradi. Sì. Fatica a arrivare, ma ne vale la pena alla fine. Posto bellissimo. E nessuno lo conosce. Come si usa in Svizzera, libro di vetta. Sì. 1° novembre. 1° novembre.
Auguri ai ripetitori. Auguri ai ripetitori, bisogna scrivere auguri ai ripetitori. Leap of Faith, atto di fede. Beh, no, Carol. Perché avete deciso di chiamarla Leap of Faith? Indovina perché? Leap of Faith vuol dire atto di fede. Cioè, ogni volta che devi fare sti salti, l'ultima cosa che ti viene da fare, sì, con tutti quei metri sotto al culo, Esatto. proprio devi farli perché in Se mezzo no- non c'è niente, quindi se no non vai avanti. è un bellissimo nome, cavolo. Leap of Faith. Eh sì.